Vedi quello che fa lui se ne va via da me. Questo nasce dal fatto che quando lui raccattava gli oggetti da piccolo, glieli strappi di bocca, questo è il risultato. Ma è successo adesso. Il guinzaglio è per evitare che scappi via, perché lui mi insegue se faccio così. E me la porta pure! Ma che bravo! Parliamo subito delle cose che vanno evitate. La cosa che va evitata innanzitutto è di stare addosso al nostro cane, quindi di cercare di ottenere l'attenzione continuamente chiamandolo, rincorrendolo e facendo questo. Ehi, ehi, Finn, e andargli così. Ok, la cosa migliore da fare, visto che al cane piace essere inseguito e piace inseguire, è questo. Oh, e proporgli qualcosa. Cosa gli propongo? Cibo o gioco? Bravo Topino! Ok, vieni Finn! Bravo! Ok, lui tira un po' di strattoni, deve smettere di tirare questi strattoni. Ok. Se io lascio la pallina a lui, che cosa succede? Che non ho più la sua attenzione. E quindi cosa non devo fare? Ehi, ehi, ehi. Ok, ti ricorda qualcosa? Ok. Quindi, siccome non devo fare ehi, ehi, ehi e andare da lui, devo cercare di essere interessante. Quindi qualunque cosa voglio che lui faccia, cercherò di rendermi sempre interessante. Il cane smette di ascoltarci e di rivolgerci l'attenzione quando siamo noiosi e pedanti o fastidiosi. Dobbiamo stare molto attenti quando ci rapportiamo al nostro cane, perché il 90% delle interazioni che avvengono da parte nostra sono spiacevoli e questo porta il cane a togliere la sua attenzione da noi e a rivolgerla altrove. Ah, hai sentito che c'è un premietto qua? Vedi quello che fa lui se ne va via da me. Perché ha un'abitudine. Mi vuoi portare via le cose di bocca e io scappo. Se io voglio farlo lasciare, non devo stargli addosso, visto che io adesso non gli sto dicendo niente. Sto tenendolo al guinzaglio perché sennò scapperebbe via. Non uso il guinzaglio come strumento di correzione, strattoni, ok? È semplicemente per evitare che prenda il largo e quindi avere la sicurezza di non dovergli continuamente stare addosso dicendogli ehi, ehi, vieni, vieni, perché lui ha il guinzaglio. Quindi automaticamente non c'è bisogno di dirgli niente. Questo è il suo limite. Finn. Non lo tiro a me. Lui scappa perché ha un'abitudine. Quindi la prima cosa che sto facendo in questo momento, che sembra che non sto facendo niente, è abituarlo alla mia presenza e al fatto che io non voglio ottenere la sua attenzione insistendo e cercando di togliergli la pallina, perché io dico non è attento a me perché ha la pallina in bocca, ok? E quindi gli tolgo la pallina così lui è attento a me. E no, perché poi tu vai lì e gli rompi le scatole cercando di togliergli la pallina. Finn. Tosta qua. Tuc. Insiste molto. Oh. Lascia. C'è un Würstel? Questo nasce dal fatto che quando lui raccattava gli oggetti da piccolo, glieli strappi di bocca. Questo è il risultato. No, non è più successo. Ma è successo adesso? Lo so. Ok, non hai mai giocato con la pallina con lui? Ok, va bene. Essendo così indipendente con la pallina e con il gioco, deduco che non c'è tanto lavoro di scambio e di gioco, di addestramento. Tiro la pallina, tiro l'altra pallina, mi faccio inseguire, corro, rotolo per terra. Sono tutti giochi che vanno fatti col cane per attirare la sua attenzione. Se lui in determinate situazioni non mi dà attenzione, devo metterlo nella condizione di farlo. Adesso che non c'è più la pallina,
e ho i würstel in mano, lui è attento a quello che faccio io, ok? Quindi posso decidere, facendomi guardare, di premiare la sua attenzione. Questo è un primo passo. Quindi con il premietto io che cosa farò? Adesso posso anche lasciarlo libero, perché ho la sua attenzione. Come divento interessante per un cane? Proponendogli attività insieme, vero Finn? Cosa gli faccio fare? Seduto, il terra, e corro via, e lo premio, e corro via, e riprendo il guinzaglio, e lo premio. Non lo lascio libero di correre e farsi gli affari suoi, perché più... Poi succede quello che succede con la pallina, prendo l'oggettino, mi faccio i fatti miei. Mi allontano, vado dall'altro cane e mi faccio i fatti miei. Quello che deve succedere è che, limitando le sue azioni e insegnandogli a starmi vicino, senza fare ehi, vieni qui, lascia, no, ok? Perché poi lasci il cane libero ed è tutto un no, ehi, bah. Questo rovina il rapporto e fa sì che il tuo cane voglia scappare da te, allontanarsi da te e guardarti sempre di meno. L'altra cosa che succede è questa. Finn, mi sta sfondando il braccio. Finn, guarda, lui non mi guarda. Finn, eccolo, bravo. Sempre toni gentili, accattivanti. Lui dopo un po' nella sua testa si farà l'idea che ogni volta che io lo chiamo, non lo chiamo per dirgli ehi, lascia, no, piripì, giù, basta, nena, zitto, eccetera, ma lo chiamo per interagire in maniera interessante, per fare dell'attività insieme in maniera interessante, e lo sto abituando alla libertà controllata. Lo tengo col guinzaglio per evitare che si allontani, che ripeto, niente strattoni e correzioni col guinzaglio. Il guinzaglio è un limite che lui tira, che mi serve per evitare di dovergli rompergli le scatole perché lui sbaglia, ok? Perché è agitato, perché non è abituato, prende l'oggettino, scappa via, prende il legnetto, prende la cosa, quindi diventa un continuo no, lascia, senza ottenere risultato. Altra piccola cosa importante è che spesso quando noi ci mettiamo a fare gli esercizi col nostro cane, seduto, spesso vi rendete conto che distolgono lo sguardo, no? Questa è un'altra attenzione che viene a meno, che girano lo sguardo. E voi cosa fate? Ehi, guardami, no? Sbagliatissimo. Quando loro girano lo sguardo è perché significa che ci stanno dicendo sei troppo agitato, ti devi calmare, piuttosto che non capisco quello che mi stai dicendo, voglio che distolgo lo sguardo per calmarti. È un segnale di pacificazione. Non va interpretato come la mancanza di rispetto. Mi distraggo. Non è una distrazione. Lui svolge lo sguardo altrove perché noi non siamo piacevoli. Ok? Quindi quando loro girano lo sguardo, invece di incombere su di loro e fargli il solito ehi, premietto. Vado dietro, guarda. Vado dietro. Non gli sto addosso. Ok, quindi l'attenzione va indotta facendo giochi e cose interessanti per il nostro cane, che sarà portato poi a guardarci sempre perché saremo interessanti. Quindi va evitato assolutamente di insistere, costringere, strattonare il cane, fargli ehi, inseguirlo e stargli sempre addosso a dargli divieti. Per ottenere l'attenzione del nostro cane dobbiamo essere la cosa più interessante al mondo. Non c'è niente di strano. Quindi portarlo a giocare, portarlo qua e fare addestramento invece di lasciarlo libero e dialogare con lui solo per cazziarlo alla fine, perché poi tu stai qua, leggi il giornale, stai tranquillo e poi ehi, no, vieni qua. No, non funziona così. Tu dovresti prima gratificarlo e fare un bel lavoro di addestramento con lui, per poi chiamarlo con tono gentile e ottenere sempre la sua attenzione perché siamo qualcosa di divertente che propone cose piacevoli. Ok, visto che prima mi aveva rubato la pallina, adesso ne abbiamo due e faccio questo. Non la vuoi? Adesso non la vuoi più? Bravissimo, vai, quindi questo. Bravissimo. Finn. Bravo.
Gli faccio vedere che prendo la pallina, non gliela rubo, gliela lascio qua, gli faccio capire che è condivisione. Non glielo voglio portare via, già questo è stargli vicino. Prima se ne andava via, no? Bravo! Lanci qui, non gliela lancio là in fondo, se no non lo recupero più. Lascia. Bravo. Vai, prendi. Bravo, vedi l'attenzione come la ottengo? Tu. È libero, è libero. Bravissimo. Che divertente questo gioco, Finn. Lascia. Bravissimo. Ecco. Ok. Lui si diverte molto di più a interagire con me. Il guinzaglio non lo uso per tirarlo a me. Ok? Il guinzaglio è per evitare che scappi via. Perché lui mi insegue se faccio così. E me la porta pure. Ma che bravo! Lascia. Vai. Ok, bravissimo. Riprendo il guinzaglio. Oppala. Fine. Gli lascio la palla. Gli do un premietto in cibo, se riesco a prenderlo. Ce n'avevo uno libero, sì. E metto via la pallina. Pom. Fine. E ora lui è libero ed è attento, vedi com'è attento? Perché c'hai la pallina. Sì, serve a creargli un'idea. L'idea che io sono quello dei giochi e dei premietti, non quello dell'assillarlo e rompergli le balle. Poi noi lascia il bla bla bla. E lui è qua, libero. Questo è tutto quello che c'è da sapere sull'attenzione. Farsi inseguire, usare toni piacevoli, proporgli attività e creare un'immagine nella sua testa di noi come fonte di cose piacevoli. Ok? Cose da evitare. Ehi, incombere sul cane, inseguirlo, strappargli gli oggetti di bocca, continuamente chiamarlo e dirgli di no. Quello rovina l'attenzione, no? Non ci vuole più guardare e se ne va via.